Halloween si avvicina a grandi passi e la Stardom non poteva non celebrare tale evento con uno show tutto dedicato alla notte più spaventosa dell'anno. Ecco infatti che domenica 29 ottobre la federazione di Rossy Ogawa metterà in scena Halloween Dark Night 2023, un pay-per-view con dei match, ben 7, tutti dedicati alla festa più paurosa dell'anno. Match con stipulazioni alquanto particolari, che andremo a scoprire un po' più da vicino in questo video. Signori, konnichiwa! Io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Stardom Halloween Dark Night 2023 si presenta come un pay-per-view insolito che andrà a rispecchiare tutta l'atmosfera che solo Halloween ci sa regalare, ma al tempo stesso andrà anche a ripescare eventi dal sapore nostalgico, come ad esempio i vari showcase prodotti dalla federazione di Rossy Ogawa, che videro la loro nascita proprio nel 2022 e che hanno caratterizzato lo scorso anno con degli show unici. Ma partiamo subito con il primo match della card, dove troviamo una Battle Royale, ribattezzata Zombie Battle Royale, proprio per rimanere a tema Halloween, dove troviamo delle partecipanti alquanto bizzarre. Sì, perché abbiamo Karma, Ram Kaicho, Fukiden Dead e così via. Ma attenzione a Second Generation Sexy Dynamite Princess. Sì, perché sarà davvero molto curioso scoprire chi si nasconderà dietro questa gimmick. Sappiamo bene che la lottatrice che interpretava la prima versione di questo personaggio era niente meno che Mariah May. Una Mariah May che era stata smascherata proprio durante New Blood 11. E di conseguenza aveva lasciato la Stardom perché il suo contratto con la federazione di Rossy Ogawa era terminato. Dunque, chi troveremo questa volta sotto la maschera di Second Generation Sexy Dynamite Princess? Fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Intanto io mi aspetto di trovarci Hanan. La giovane lottatrice ha dimostrato di essere un'amica molto vicina a Mariah May, avendo da prima fatto squadra a Dream Tag Festival e poi, come abbiamo potuto constatare proprio nel discorso di addio della lottatrice britannica durante la finale del 5-Star Grand Prix 2023 andata in onda sabato 30 settembre. Quindi non mi stupirei affatto di vedere Hanan riportare alla luce tale gimmick. Il match in sé è abbastanza difficile da pronosticare, sì, perché in un incontro di tale spessore può davvero succedere di tutto, ma credo che tra tutte le lottatrici Karma abbia una possibilità maggiore di vincere il match. Quello che è certo è che sarà un match spassosissimo da vedere e che ci potrà regalare dei momenti curiosi. Il secondo match della card è un match molto importante, sì, perché sarà valevole per la Goddess of Stardom Tag League e vedrà due team straordinari affrontarsi in un incontro che promette scintille. Da una parte troviamo il team formato da Shuri e Saki Kashima, dall'altro troviamo la squadra formata da Risa Sera e Kurumi Ragi. Questi due team non hanno bisogno di presentazioni, sì, perché tutti noi sappiamo quanto brave e talentuose siano le quattro atlete coinvolte ed è per questo che mi aspetto un grandissimo match, che potrebbe essere perfino eletto come match della serata. Entrambe le squadre vogliono prevalere sulle avversarie perché ne vale del loro futuro all'interno del torneo e se Prominence e Gozai vogliono puntare a vincere la Goddess of Stardom Tag League di quest'anno non possono assolutamente perdere punti sulla loro strada. Entrambi i team non sono partiti benissimo, sì, perché nella prima giornata Prominence ha ottenuto un pareggio contro la squadra formata da Suzu Suzuki e Mei Seira.
mentre Gozai ha subito una sconfitta per mano di Oedo Tai. Ecco perché è fondamentale per entrambi i team portarsi a casa la vittoria. Vittoria che credo andrà a Prominence. Shuri e Sakikashima sono un ottimo team, ma hanno ancora bisogno di trovare quell'alchimia che non manca di sicuro a Risasera e Kurumi Ragi, siccome lavorano insieme ormai da parecchio tempo. Questo fatto dà, a mio avviso, un vantaggio maggiore a Prominence, vantaggio che userà appunto per portarsi a casa la vittoria e per puntare alla conquista del torneo, impresa tutt'altro che impossibile. Torniamo a parlare di Halloween con uno zombie lumberjack match, dove troviamo Mina Shirakawa e Waka Tsukiyama unire le forze per affrontare due vere leggende del ring. Stiamo parlando di Dumb Matsumoto e Zap. Abbiamo visto proprio di recente queste due leggende lottare in Stardom in un Head Women's Tag Team match dove appunto Dumb Matsumoto e Zap avevano fatto squadra con Ruaka e Natsuko Tora per affrontare e sconfiggere la squadra composta da Kyoki Inoue, Azumi, Mio Hamasaki e Utami Hayashishita. Alla fine proprio di questo match gli animi tra Dumb Matsumoto e Mina Shirakawa si erano scaldati, con la lottatrice leggendaria che era arrivata a colpire la leader di Club Venus seduta al tavolo di commento con la propria mazza da kendo. Questo ha portato alcune settimane dopo Mina Shirakawa ad essere perseguitata, se così possiamo dire, da una entità misteriosa. Un'entità rivelatasi poi essere Dan Matsumoto, che sfidò Mina Shirakawa ad un match per Halloween Dark Night 2023, pay-per-view che ancora una volta vi ricordo andrà in onda domenica 29 ottobre e che verrà caricato su Stardom World nei giorni successivi. Un match anche questo molto particolare perché sarà appunto uno zombie lumberjack match, quindi mi aspetto che possa succedere di tutto. Devo ammettere però che sono contento di poter vedere Mina Shirakawa lottare, seppur in un match con stipulazione particolare, contro una vera leggenda del ring come Dumb Matsumoto. È un piacere vedere che la leader di Club Venus possa avere questa possibilità, una possibilità che premia tutti gli sforzi fatti da Mina Shirakawa da quando è approdata in Stardom per diventare una delle migliori lottatrici al mondo. Il risultato del match in sé parrebbe alquanto scontato. Ecco perché il mio pronostico va a favore del team composto da Dumb Matsumoto e Zap. Ma allo stesso tempo sono molto curioso di vedere questo match e da super fan di Mina Shirakawa non posso che essere contento di questa opportunità. Lasciamoci alle spalle zombie e lottatrici leggendarie per parlare di Mirai. L'attuale Wonder of Stardom Champion dovrà lottare contro un'avversaria misteriosa che l'aveva attaccata qualche settimana fa nello show del 1° ottobre, andato in onda dal Korakuen Hall. Non sarà facile dunque per Mirai lottare contro un'avversaria sconosciuta, semplicemente perché non sa chi e cosa trovarsi di fronte. Personalmente non so chi possa essere colei che si nasconde sotto la maschera, ma parrebbe che la lottatrice misteriosa abbia intenzione di rivelare la propria identità durante il match con Mirai. Quale sarà dunque l'identità di questa misteriosa atleta? Non ci resta che aspettare il pay-per-view per scoprirlo. Quello che è certo è che può essere chiunque. Mi aspetto davvero l'impensabile e devo ammettere che sono molto curioso di scoprire chi ci sia dietro a tutto questo. Scommetto che sarà un qualcosa di scioccante. Intanto però credo che a vincere il match sarà l'avversaria misteriosa di Mirai, che una volta sconfitta l'attuale detentrice della White Belt e una volta scoperta la sua identità potrà sfidare Mirai ad un match titolato.
Anche nel prossimo match troviamo avversarie misteriose. Sì, perché Mayu Iwatani dovrà affrontare 3 lottatrici sconosciute in un Fatal 4-Way Coffin match. Per chi segue la AEW avrà sicuramente già visto questa tipologia di match. Sì, perché avrà sicuramente visto Darby Allin lottare in match di questo tipo, in singola tenzone o talvolta anche in squadra con Sting. Per chi invece non fosse avvezzo verso questa stipulazione, lasciatemi spiegare a tutti voi nel più breve tempo possibile le regole di tale scontro. In questo caso le 4 lottatrici dovranno battagliare tra loro con l'intento di chiudere l'avversaria in una bara. Sì, avete capito bene, una bara. La lottatrice che riuscirà a chiudere l'avversaria in una bara sarà proclamata vincitrice. Ovviamente il match è senza squalifiche, dunque durante il duello sarà possibile colpire la propria rivale con qualsiasi arma contundente a suo piacimento. Un match alquanto brutale, oserei dire, perfetto per Halloween, che però darà del filo da torcere a Mayu Iwatani. Sì, perché anche lei, come per Mirai, lottare contro delle avversarie di cui non si conosce l'identità è un'impresa non facile. Chissà se riusciremo a scoprire chi si nasconde sotto la maschera alla fine del match. Fatto sta che il mio pronostico va a favore di Mayu Iwatani. Penso che l'attuale IWGP Women's Champion riuscirà in un modo o nell'altro ad accaparrarsi la vittoria. Nel come event di Halloween Dark Knight ci attende un altro Fatal 4-Way, questa volta però con lottatrici ben più conosciute. Sì, perché Saori Anou, Natsuko Tora, Azuki e Mai Sakurai si affronteranno in un Halloween Weapons match. Come credo abbiate già capito dal nome, questo Fatal 4-Way match sarà tutto incentrato sull'uso delle armi. Quindi le 4 lottatrici coinvolte avranno la possibilità, anzi direi l'obbligo, di usare degli oggetti contundenti per attaccare le proprie rivali e per cercare ovviamente di vincere il match. Incontro che sulla card può risultare alquanto piacevole da vedere, anche perché al suo interno troviamo 4 lottatrici molto talentuose. Abbiamo potuto conoscere Saori Anou soltanto di recente, per chi naturalmente segue soltanto la Stardom e non segue quindi le altre federazioni di Joshi Puroresu. Ma abbiamo capito subito di che pasta è fatta. Da quando è tornata in Stardom, Saori Anou è dapprima entrata a far parte di Cosmic Angels e dopo aver ritrovato l'alchimia sopita con Natsupoi, dopo che le due si diedero battaglia in un epico Indian Strap match, le due ritrovate amiche riuscirono a strappare i Goddess of Stardom Championship a Mina Shirakawa e Mariah May, titoli che detengono tuttora. Natsuko Tora invece arriva da uno straordinario 5-star Grand Prix. La leader di Oedo Tai si è comportata benissimo nel torneo di quest'anno e grazie ad esso era riuscita a conquistare la possibilità di affrontare Tam Nakano in un match valevole per il World of Stardom Championship. Match che andò in onda esattamente il 9 ottobre a Nagoya Golden Fight, incontro che però vide trionfare Tam Nakano. Dunque Natsuko Tora è in cerca di redenzione, occhio a sottovalutarla. Tra l'altro un match con queste regole si presenta bene a lottatrici con lo stile di Natsuko Tora, che può appunto approfittare della stipulazione speciale per scagliare contro le avversarie tutto il proprio arsenale. Azuki dal canto suo può risultare la scheggia impazzita di questo match. Sì, perché sappiamo quanto lei sia bravissima nei tag team match che la vedono fare squadra con Koguma, ma è anche vero che forse la lottatrice delle Fukuoka Double Crazy è talvolta sottovalutata in singolar tenzone. Azuki invece ha dimostrato più e più volte di essere una lottatrice eccellente che può dare dal filo da torcere a chiunque.
Ma il Sakurai si presenta come l'anello debole di questo match. Our Ladyship è sicuramente una wrestler da tenere sott'occhio, ma è anche vero dire che tra le 4 lottatrici si presenta come l'atleta meno talentuosa. Sarà sicuramente un match pazzo quello che andremo a vedere, un match che ci farà sobbalzare dal divano e ci farà divertire come non mai. La vittoria, a mio avviso, sarà conquistata da Hazuki, o almeno è quello che spero. Sì, lo ammetto, tra le 4 lottatrici Hazuki è di gran lunga la mia preferita e sarei contento di vederla vincere questo match. Nel main event di questo particolare show troviamo un altro match a tema Halloween, come è giusto che sia, dove Momo Watanabe lotterà contro Koguma, Suzu Suzuki, Mei Sera e Tekla in un 5-way Trick of Threat Force Count Anywhere match. Da questo incontro possiamo davvero aspettarci l'inimmaginabile. Sì, perché queste talentuosissime lottatrici si daranno battaglia in un match dove tutto è lecito e dove i conteggi varranno anche fuori dal ring. Sì, signori, in un Force Count Anywhere, come suggerito dal nome, è possibile schienare e sottomettere la rivale anche fuori dal ring, quindi tutto può succedere. Prepariamoci a vedere mosse fuori di testa e oggetti contundenti di vario genere. Lo spettacolo è assicurato. È certo che in un match di questo calibro Momo Watanabe abbia un leggero vantaggio grazie al suo stile di lotta, ma come non menzionare Suzu Suzuki. La vincitrice del 5-Star Grand Prix 2023, prima di approdare in Stardom, era spesso protagonista di match hardcore con armi di ogni tipo. Insomma, è stata per parecchio tempo una versione femminile di Jon Moxley. Dunque, con match di questa caratura, Suzu Suzuki può risvegliare quella pazzia da tempo sopita, che l'ha resa nota in tutto il panorama del wrestling mondiale. Devo ammettere di essere alquanto eccitato per quello che Suzu Suzuki potrà fare all'interno di questo match. Mi aspetto un qualcosa di altamente adrenalinico che solo lei sa regalare in match di questo genere. Ovviamente però non possiamo assolutamente scordarci di Tekla, Mei Seira e di Koguma, che sì, forse rispetto a Suzu Suzuki sono meno efficaci in match del genere, ma Koguma ci ha dimostrato più e più volte che la pazzia non le manca e non è restia a compiere imprese fuori dal comune per conquistare la vittoria, come salti dalla cima di una cella o dalla cima di una scala. Beh, sono certo che le 5 lottatrici presenti in questo match sapranno come farci divertire e sono sicuro che noi non rimarremo delusi dallo spettacolo che saranno in grado di offrirci. Detto questo, il mio pronostico va in favore di Suzu Suzuki, perché, come detto in precedenza, credo sia la wrestler più preparata a lottare in questa tipologia di match. Per concludere, credo che assisteremo ad uno show davvero interessante e sarà molto curioso vedere come la Stardom allestirà il tutto. Mi aspetto di vedere il palazzetto addobbato con decori a tema Halloween e non sarei affatto sorpreso di vedere le lottatrici in azione con ring attire dedicati proprio alla notte più paurosa dell'anno. Ora però, parola a voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti i vostri pronostici, nonché le vostre opinioni riguardo Halloween Dark Knight 2023. Pay-per-view che, vi ricordo, andrà in onda domenica 29 ottobre e che sarà a sua volta caricato su Stardom World nei giorni successivi.
Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre, qua sotto in descrizione vi lascio tutti i link dei miei social, così che possiate sempre restare in contatto con me. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di avermi accompagnato in questa preview e di essere rimasti con me fino alla fine del video. Alla prossima! Matane!